Ciao Mario. Ciao Giampi. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro. Oggi iniziamo con un interrogativo. Sono sicuro che vi siete già posti questa domanda almeno una volta. Volete sapere qual è? La rivolgo a me, ma anche a ciascuno di voi. Perché esisto? Qualcuno frettolosamente potrebbe rispondere: non saprei. Significa che non ha una risposta. Infatti le domande servono proprio a farci riflettere. E non possiamo lasciare sospeso un interrogativo del genere. Se io uso un oggetto, devo sapere perché lo sto usando. Se decido di utilizzare delle forbici al posto di un coltello per tagliare qualcosa, c'è un motivo. Non posso usare uno strumento a caso perché ho un obiettivo ben preciso in quello che voglio ottenere. In ogni cosa che facciamo c'è sempre un perché e quindi questo interrogativo, amici cari, non possiamo lasciarlo cadere nel vuoto senza rispondere. Qualcuno potrà dire: esisto per caso. Siamo seri. Chi di voi crede davvero che esistiamo per caso? Siamo troppo perfetti per essere frutto di una casualità. Pensiamo ad un alveare, così perfetto in tutte le sue cellette. Possiamo pensare che venga dal caso o dal nulla? No. E tu, pensi di essere allo stesso livello di un alveare? Certamente no. Per come siamo strutturati, siamo molto più complessi. E mi fermo qui. Altri di voi hanno centrato la risposta. E credetemi, la verità è questa. Dio ci ama ed esistiamo perché Lui ci ha voluto. Qualcuno dirà: ci hanno generati i nostri genitori. Ah sì? Ma come possono averci creato loro se non hanno potuto scegliere nulla di noi? Hanno solo prestato la loro opera di collaborazione, più o meno consapevole, al Dio amore, che ci ha pensati, scelti, amati e voluti. Dunque, dietro alla tua storia c'è un'intenzione ben precisa. C'è il progetto di Dio su di te. Non vieni dal nulla, vieni dal tutto, vieni da Dio. Egli ti ha creato per ammetterti alla comunione con sé, perché tu possa sperimentare una felicità senza limiti. La tua esistenza non avrà mai fine, perché dal giorno della tua nascita sei entrato nel tempo, ma sei chiamato a vivere nell'eternità. E questo è un buon motivo per ringraziare ogni giorno Dio per il dono della vita. Vedi, abbiamo abbastanza ragioni per rivolgerci a Lui e possiamo farlo attraverso un dialogo che chiamiamo preghiera. Questo dialogo a tu per tu parte da qui, dal nostro cuore, dalla nostra interiorità più profonda e sale verso di Lui attraverso la lode. Così diventiamo i cantori della sua grandezza. Pensa com'è bello. Ricorda, non è Dio che ha bisogno della tua lode, ma sei tu che hai necessità di aprirti sempre più in un dialogo via via più profondo, perché la lode allo Spirito
ci innalza e ci attira verso Lui. Non possiamo misurare la sua grandezza, ma contemplarla. Pace e gioia a tutti e camminiamo insieme, contemplando la grandezza di Dio. Arrivederci alla prossima puntata.